Uno dei più grandi successi dell'opera italiana nacque sulle ceneri di un'amicizia infranta, quella tra Ruggero Leoncavallo e Giacomo Puccini, entrambi autori di una bohème. Ma come arrivarono due dei più grandi compositori dell'epoca a lavorare sullo stesso soggetto quasi all'insaputa l'uno dell'altro? Beh, la colpa fu di Ruggero Leoncavallo, che era già stato un librettista al servizio di Puccini, era stato tra i 6 autori del libretto di Manon Lescaut, e in questa veste si offrì di dare il soggetto di una bohème a Puccini. Puccini all'inizio la scartò, dando quindi l'autorizzazione morale a Leoncavallo a lavorare su bohème, se non che poi Puccini si rese conto che bohème poteva essere un grande soggetto per una grande opera e riprese in mano i lavori. A quel punto però due compositori stavano lavorando alla stessa bohème. Puccini e Leoncavallo lavorarono così entrambi sulle scene dalla vita di Bohème di Henri Murger, che i francesi conoscevano già da più di mezzo secolo. Era questo il sintomo di un'Italia del melodramma che cercava nuovi soggetti, possibilmente dalla vita reale. E in Italia questo si declinò con una corrente che assecondava molto il gusto rusticano, il gusto della vita di campagna, dove spesso le vicende amorose finivano in tragedia. Era il fiorire di titoli come Malavita, come Cavalleria rusticana, come appunto I Pagliacci di Leoncavallo. Puccini però riuscì a tradurre in bohème un gusto assai diverso dai duelli rusticani, tutti al coltello e al sangue, perché inserì in bohème l'elemento della giovinezza, 6 giovani che vivono in una soffitta, 6 giovani che non riusciamo a percepire immediatamente come poveri diavoli che non riescono ad arrivare nemmeno alla fine del mese ma alla fine della giornata, perché è la giovinezza appunto il tratto distintivo di bohème ed è l'iniziazione alla vita adulta che rappresenterà il dramma finale di quest'opera. Se Bohème è un capolavoro lo deve certo alla musica di Puccini, ma anche a un libretto straordinario. Giuseppe Giacosa e Luigi Illica fanno qualcosa che non si era mai visto nell'opera italiana, cioè mettere in bocca ai personaggi sia il linguaggio aulico sia quello familiare, quasi popolare. Ed è un'alchimia esplosiva che ci dà immagini potentissime, indimenticabili. Pensiamo soltanto alla scena iniziale, nella soffitta in cui vivono questi ragazzi. Si apre il lucernaio e sentiamo dire nei cieli bigi guardo fumar dai 1000 comignoli Parigi. In 2 versi vediamo tutta una città, una metropoli fumante, e poi con uno stacco di cinepresa, quasi con tecnica cinematografica ante litteram, andiamo sul camino e penso a quel poltrone d'un vecchio caminetto ingannatore. Questa è letteratura altissima, ma è anche capacità di sintesi estrema con le ali della musica di Puccini. La morte di Mimì arriva in Bohème come un fulmine a ciel sereno ed è una morte molto diversa da quelle che avevamo conosciuto nei drammi verdiani, perché finora avevamo familiarizzato con nessi causali che arrivavano al dramma finale. In Puccini la morte arriva improvvisa, inaspettata e letale, perché Puccini da uomo del Novecento non distingue più tra bene e male, buoni e cattivi. La vita arriva, presenta il suo conto all'improvviso, senza bussare. E questo sarà un po' il topos delle vicende che riguarderanno le donne pucciniane, tutte sabotate nel loro diritto alla felicità e nel loro diritto anche ad avere una casa. È quello che è accaduto a Manon Lescaut subito prima di Bohème, è quello che accadrà a Tosca, è quello che dovrà patire la Giorgetta del Tabarro o addirittura la Madama Butterfly che sogna la felicità in una casa a soffietto. È quello che capiterà anche, se vogliamo, nella Turandot, dove
la protagonista vive e abita in una casa di gelo che è il suo cuore. Puccini, insomma, ci fa capire con la morte per malattia di Mimì che il mondo non è come vorremmo e lo patiscono, loro malgrado, i 6 giovani protagonisti di questa opera straordinaria. Il successo di Bohème ha attraversato 3 secoli diversi, ha chiuso l'Ottocento, si è mantenuto intatto per tutto il Novecento ed è arrivato ai giorni nostri, sempre con lo stesso grado di stupore esercitato sul pubblico, perché Bohème non è soltanto le grandi arie, i grandi duetti, Mimì e Rodolfo, no, è anche musica raffinatissima che Puccini riesce a portare a un grado di perfezione come mai era riuscito fino a quel momento. Pensiamo soltanto all'apertura del terzo atto con quella neve che non vediamo soltanto in scena, ma sentiamo direttamente dalla buca dell'orchestra. Sentiamo esattamente i fiocchi di neve che cadono su un paesaggio desolato, che è poi la metafora del paesaggio interiore dei personaggi del terzo atto. È un capolavoro che non finiremo mai di riascoltare, ma che abbiamo la possibilità di ascoltare, di rivedere qui su Opera Streaming. Opera Streaming, in the heart of opera.